tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi recensione di un filato un po' particolare perché stiamo infatti parlando di un poliacrilico di Teddy, ma prima iscrivetevi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e seguitemi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Ora, qui abbiamo anche addirittura il prezzo, non so se dalle vostre parti c'è un Teddy. È un negozio di articoli per la casa, articoli per la scuola, e c'è di tutto un po'. E ci sono anche delle sezioni per il fai da te, quindi perline, brillantini, stoffe, eccetera, eccetera. Ed anche qualche filato. Tempo fa ho fatto un unboxing di filati di Teddy che devo testare, sto testando proprio per poterli recensire e vedere se possono essere una buona alternativa come merceria sotto casa. E quindi oggi parliamo di questo tipo di filato. Intanto io leggo Mapina Strick Yarn, quindi ovviamente non parliamo di un prodotto italiano, e leggo 100% poliacrilico. Ci sono le varie indicazioni, anche in quest'altra piccola cartina c'è scritto filato maglieria prodotto in Cina, quindi ecco abbiamo già la risposta sulla provenienza del nostro filato. E qui c'è un piccolo schemino che ci dice ferri ed uncinetto numero 3. Il costo per gomitolo è di 1 euro, come potete vedere, e abbiamo per 50 grammi una resa di 195 metri. Sulla carta non dovrebbe essere malvagio perché appunto 50 grammi per 195 metri è una resa eccezionale, oserei dire. Ovviamente bisogna vedere poi come si comporta il filo dal momento in cui viene lavorato. Intanto ve lo cerco di mostrare in maniera ravvicinata. È un filo che al tatto si presenta leggerissimamente ruvido, appena appena, in quanto è un poliacrilico, e comunque devo dire che la qualità non è eccezionale. Attenzione, con questo non voglio dire che non sia un prodotto adeguato ad un utilizzo per l'abbigliamento, non voglio dire che sia un prodotto di pessima qualità, voglio dire che al tatto ho utilizzato altri acrilici che ho trovato migliori a livello proprio di feeling. Ma andiamo a vedere come si comporta il filo lavorato. Come avrete già visto è uscita la maglia e io ora ve la faccio ancora vedere in fase di lavorazione, ma questo è il progetto che sto realizzando, che ho realizzato anzi perché l'avete già visto, con questo tipo di filato. La resa devo dire che lavorandolo è davvero eccezionale perché ho realizzato appunto una maxi maglia a manica lunga e ho utilizzato davvero pochissimo filato e quindi già promuovo l'idea. A livello di morbidezza l'ho trovato, contrariamente all'opinione iniziale, quando ho detto appunto a inizio recensione di aver trovato il filo al tatto un pochino ruvido, devo dire che nell'insieme il pannello lavorato, andandolo poi a sentire anche sulla pelle, non dà affatto questa impressione, anzi rimane piuttosto morbido. Questa è la resa con il punto ventaglio che vi ho mostrato nel tutorial, quindi se vogliamo andare a vedere la maglia alta, eccola qui. Questa è la lavorazione maglia alta, ho fatto anche il bordino iniziale e finale, quindi anche da qua possiamo andare a vedere come si comporta il filato realizzando proprio un pannello anche piuttosto ampio. E devo dire di doverlo promuovere, sì, vi devo dire la verità, per 1 euro abbiamo quasi 200 metri di filato in 50 grammi, quindi in un piccolo gomitolo, la resa è eccezionale, come ripeto, ed anche il feeling. Quindi se avete sotto casa un Teddy vi consiglio di fare un giro, ma mi raccomando siate selettivi perché non mi sono trovata altrettanto bene con altri filati. Questo, ripeto, per essere un poliacrilico proveniente dalla Cina devo assolutamente promuoverlo. Spero di aver fatto cosa gradita, che questa piccola recensione possa risultarvi utile. Come al solito vi invito a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione e vi aspetto alla prossima recensione.